Buongiorno, come sapete ormai da tempo gestisco attivamente i miei investimenti, però molte persone mi dicono che non hanno competenze, tempo e nemmeno voglia di gestire i propri. Per questo oggi, dopo tantissimo tempo, siamo in trasferta qui a Milano e andremo a visitare uno di quelli che sono votati i migliori servizi di consulenza indipendente finanziaria, Moneyfarm. Oggi gli andrò a fare le vostre domande, anche magari fastidiose, e andremo a vedere realmente cosa c'è dietro questo grande ormai colosso per quel che riguarda le consulenze indipendenti. Quindi andiamo e scopriamo cosa c'è dietro Moneyfarm. Settimo piano, molto vicini alla stazione. Mi ha accolto Francesca Manto, Partnership Manager di Moneyfarm. E dopo un veloce caffè abbiamo subito iniziato il tour. Come avrete notato, questo video è molto lungo. Io vi invito a guardarlo tutto perché, partendo da una consulenza finanziaria tipo con infiniti consigli utili a tutti, arriviamo a scavare in profondità sui portafogli tecnici di Moneyfarm. Però se volete, qui sotto in descrizione trovate un indice dettagliato così da saltare nelle parti che più vi interessano. Ora partiamo con la visita. Vedrete gli uffici un po' spogli perché parte del personale è ancora in smart working. Qua a sinistra abbiamo di solito i team di tech e i team di finance, che sono dei team global perché vanno a ricoprire anche altre country. Sì. In totale siamo 3 sedi, una a Milano, una a Cagliari e una a Londra. Mentre sulla destra, al di là del vetro, c'è tutto il team di consulenza finanziaria. Siamo 130 colleghi sparsi appunto su queste 3 sedi. Durante l'ultimo anno siamo veramente cresciuti tanto, anche in termini soprattutto di staff, per cui è stato un anno complesso, perché comunque è stato sicuramente difficile anche da prevedere, ma per quanto ci riguarda è stato sicuramente un anno profittevole proprio per il fatto che abbiamo aumentato il nostro team, è cresciuto, siamo cresciuti anche in termini di clienti, abbiamo addirittura in Italia raggiunto un più 67% solamente di clienti in Italia. Complimenti. Di qua ti faccio vedere che appunto c'è il team di consulenza e poi ti farò parlare con alcuni nostri colleghi in modo che tu possa andare a approfondire e discutere meglio quello che è la nostra strategia proprio di investimento. Noi nasciamo a Cagliari e a Milano come due sedi, poi dopo ci siamo espansi e appunto abbiamo aperto anche l'ufficio di Londra. In questi corridoi e dall'altro corridoio abbiamo tutte le sale riunioni. Ogni sala riunione ha un nome di una banca che ha avuto comunque dei problemi o delle situazioni. Sono tutte banche fallite. Sono tutte banche fallite, okay. sì, quindi abbiamo chiamato Banca Marche. Il 22 novembre 2015 Banca Marche viene messa in liquidazione coatta amministrativa. Bene, e questo è figo. Qua abbiamo Banca Marche, poi c'è Banca Etruria e Banca Ambrosiano su questo lato. Un'idea che c'era venuta per poter appunto rinominare tutte le nostre sale riunioni. Perdite 758 milioni e 1,8 miliardi di azioni. Infatti questo che si è rimesso sono i piccoli investitori chiaramente, no? Che magari avevano comprato azioni della banca o d'altro, queste sono perse. La sala riunioni principale è Lehman Brothers chiaramente. Ovvio. Ora vediamo di che pasta sono fatti. Lui è Vincenzo Cuscito, Manager Investment Consultant di Moneyfarm. Allora, come sai, io ho già aperto un portafoglio di investimento per provare Moneyfarm. Dopo andremo a vedere nello specifico quello che è il mio investimento. Io approfitto delle tue competenze, quindi vorrei simulare una persona che ha 100.000 euro da investire sui 35 anni, magari guadagna un buono stipendio perché è arrivato a scalare, diciamo, la sua professione di 2-3.000 euro netti, e voglio chiederti qual è la consulenza che gli forniresti e da dove si parte. Tu mi hai già dato alcuni dati, no? Perché la cosa fondamentale quando vai a fare consulenza è conoscere la persona che hai davanti e capire quali sono le sue esigenze e le sue basi di partenza. Tu mi hai detto ragazzo di 35 anni, 100.000 euro. Le domande che ti farei, anche se mi hai già detto appunto che anche tu hai un portafoglio con noi e che hai una buona propensione al rischio, dobbiamo capire esattamente che rischio vogliamo accollarci partendo dal tuo profilo di investitore e soprattutto quelli che sono i tuoi obiettivi. Quindi voglio investire per comprarmi una casa, per integrare la mia pensione futura, per comprarmi una macchina, oppure esclusivamente per proteggere il mio capitale dall'inflazione e da crescerlo per i prossimi 10 anni, perché sicuramente nei prossimi 10 anni non avrò degli obiettivi. E poi soprattutto l'altra cosa che
è importantissima da definire, questi 100.000 euro se per te rappresentano tutto il tuo capitale, se ne rappresentano un 50%, un 20%, un 80%, in modo tale che andiamo a definire anche una strategia di investimento che vada a inserirsi in maniera compatibile con la restante parte del tuo patrimonio e di gestire il rischio complessivo. In questo caso, continuo l'esempio, questi 100.000 euro sono soldi che non mi servono, che sono soltanto una parte di quelli che ho, e la mia prospettiva è quella di fare in modo che abbiano un qualche rendimento e me li ritrovi come pensione integrativa. Ok, quindi di lunghissimo termine. Si può ragionare anche su una soluzione che tenda all'aggressivo. Noi Moneyfarm abbiamo 7 linee di investimento, di cui si va appunto verso l'alto in termini di scala di rischio. La linea numero 1 è quella più prudente non perché si possa guadagnare o perdere meno, ma perché è meno volatile, perché come rischio fondamentalmente intendi la volatilità e le oscillazioni. Sì, infatti la domanda che ti avrei fatto subito dopo, cosa posso aspettarmi dall'investimento? Andiamo più in alto sulla scala di rischio, ad esempio arriviamo al nostro portafoglio 7, che è il più aggressivo, che ha circa un 80% di azionario e un 20% di obbligazionario. Te lo dico così proprio perché solitamente si intende l'azionario come l'investimento magari un attimino più aggressivo, con più volatilità, ma con maggiori potenzialità di rendimento. Avendo tu un orizzonte molto lungo, almeno 10 anni, ma poi ragioniamo addirittura sulla pensione, il tempo ti aiuta a gestire la volatilità, no? E quindi anche se magari cominci ad investire e dopo un anno ti trovi in una situazione come quella del Covid, ad esempio, hai tantissimo altro tempo per far fronte a questa situazione. E anche nello specifico abbiamo visto, insomma, come si sono mossi i mercati dopo il crollo dovuto al Covid. Sicuramente un portafoglio tendente all'aggressivo ma sempre comunque ben diversificato può essere una buona opzione. Poi certo, se tu invece mi dicessi guarda sì, ho 100.000 euro, però sai in realtà adesso pensandoci bene effettivamente sì, tra 3 anni io andrò a comprare la macchina e quindi mi serviranno 15-20.000 euro. Benissimo, manteniamo magari appunto l'80-85% del patrimonio su una soluzione effettivamente tendente a lungo termine, però nessuno ti vieta magari di affiancare e di inserire questa parte del tuo capitale magari su una soluzione un po' più prudente che ti protegga anche dalle oscillazioni e della volatilità un po' più nel breve termine, no? Un po' più in prossimità, ecco, dell'acquisto che devi fare. Non dimentichiamoci anche che la consulenza, tra virgolette, la nostra consulenza che stiamo facendo non si fermerà qua, noi ci sentiremo spesso, ovviamente, no? Perché non è mai detto che poi il piano che stiamo impostando ora, per un motivo inatteso, ecco, vada a cambiare, no? Perché magari un'esigenza, si è verificato qualcosa, stai cominciando a fare famiglia oppure ti serve qualcos'altro. Oltre a ciò, chiaramente se noi oggi impostiamo un piano di investimento a 10 anni, tra 5 anni non ne mancheranno più 10, ne mancheranno 5. Quindi anche là sarà un momento in cui dovremo sentirci e la nostra piattaforma Moneyfarm già di per sé stesso, al trascorrere del tempo, ti dà dei consigli in quanto ti stai avvicinando magari al termine del tuo orizzonte temporale di andare a ridurre progressivamente la rischiosità del portafoglio. Nel momento in cui io vado a disinvestire il mio capitale, mi aiutate voi a trovare dei punti in cui il mio capitale viene disinvestito e cosa normalmente succede con i vostri clienti? Può succedere chiaramente che un cliente debba disinvestire inevitabilmente, no? Diciamo che la causa, ecco, più appropriata per un disinvestimento sarebbe che o si è raggiunto il proprio obiettivo temporale oppure che ci sia effettivamente una necessità improvvisa. Devo ristrutturare casa, è caduto l'albero, eccetera, eccetera. Molti educano e molti dicono di per questa evenienza avere un fondo d'emergenza. Sì? Di questi 100.000 euro, ovviamente se questi non fossero dedicati solamente agli investimenti e fosse il mio intero capitale, quanto consiglieresti e qual è il capitale che allocheresti per un fondo d'emergenza? Assolutamente, infatti anche lì volevo arrivare alla risposta il consiglio, ecco, che ti avrei dato era più che altro riferito ai primi fondi a cui devi attingere in caso di emergenza, sono quelli che avevi già destinato al breve termine, no? Quindi magari ho una riserva che devi sempre comunque tenere sul conto corrente. Su un capitale di 100.000 euro sicuramente tra i 5 e i 10.000 euro sul conto corrente li puoi anche tenere, no? Perché delle situazioni di emergenza si possono sempre verificare. In Italia siamo uno dei paesi che ha più soldi fermi sui conti correnti, compresi anche i soldi depositati sui conti deposito. Questo purtroppo è il sintomo che ci dimostra la bassezza della nostra cultura finanziaria, il cui risultato è il marcire dei soldi nei conti deposito, uno dei motivi anche per cui ho iniziato il mio canale. Chiaramente un conto deposito in caso di emergenza è il primo strumento che puoi aggredire
no? Qualora avessi bisogno di liquidità, proprio perché è fatto per quel motivo, perché il conto depositi ti dà un rendimento molto esiguo, che a malapena ti permette di far fronte alle imposte statali, neanche all'inflazione, e serve proprio per la gestione della liquidità a brevissimo termine, liquidità che ti può servire, come hai detto tu, fondo d'emergenza, oppure so già che tra un anno devo andare a comprare qualcosa. In via preventiva, magari dato un contesto come quello di oggi, potresti tenere tra il 5 e il 10% liquido, 30%, 40% effettivamente a lunga scadenza, la restante parte magari la tieni estremamente più bilanciata. Parlando di Money Farm, potrebbe essere un portafoglio P4, quindi con un 42-43% di azionario, un portafoglio P5 con un 53-54% di azionario. E sai, ogni tanto si dice che quando esci, no, che non sai se fa freddo o caldo, ti vesti a strati, no, all'occorrenza ti togli la giacca, ti togli il maglione, eccetera. Anche quando vai a fare una pianificazione di investimento deve essere la stessa cosa. Devi considerare le probabilità, delle esigenze e costruirti la posizione, eventualmente con l'aiuto di un consulente, per far fronte a qualsiasi tua necessità o devenienza. Chiarissimo. Quindi comunque di base quello che cercate di fare è educare le persone che investono su di voi, perché immagino io, se una persona si fa prendere dall'emotività vuol dire che A, o sta investendo troppo, B, non sa ancora come gestire i propri soldi poi alla fine, perché nel momento in cui i mercati scendono è il momento in cui tecnicamente bisognerebbe comprare. Certo, tecnicamente devi andare a comprare se su quella parte di liquidità che utilizzi per andare a comprare puoi avere comunque un orizzonte medio-lungo, perché anche se tu compri che sei più basso, non è detto che poi si scenda ancora piuttosto che si risalga, quindi è sempre fondamentale avere la strada e avere un'idea. La domanda che faccio non da cliente ma da persona che ha bene o male qualche conoscenza su questa cosa è: sì, studiando i mercati è sempre meglio investire tutto subito se hai un orizzonte temporale lungo, però per l'inesperto solitamente succede che se io investo tutto subito e l'anno dopo mi succede il Covid, io emotivamente non riesco a sopportare questa cosa, tolgo i soldi perché non conosco effettivamente come funzionano i mercati, cioè non sono abbastanza disciplinato. Esatto. Voi come Money Farm cosa fate per prevenire questo o fate qualcosa? Noi per prevenire questo noi cerchiamo sempre di dare un'informativa costante ai clienti di tutto ciò che sta accadendo sui mercati, come la vediamo, cosa intendiamo fare e come secondo noi va gestito l'investimento, no? Perché in un momento come quello del Covid, chiaramente, chi è andato a disinvestire ha avuto delle perdite che difficilmente recupererà. Perché una volta che tu disinvesti, poi i mercati quando ripartono oppure non ti danno dei segnali veri e propri, perché magari fai un più 0,2, un più 0,3, un più 1 nel tempo, mentre il crollo è solitamente verticale, fai fatica a trovare lo spunto per entrare. Un esempio che faccio spesso a qualche cliente è quello, noi in Italia in particolare vediamo come sicuro l'immobile. Compro casa, so che sono a posto. Tuttavia, tu immagini il mercato immobiliare anche quello delle oscillazioni molto forti, cioè quindi tu un immobile che compri per $500,000 potrebbe valerti anche 200.000 euro, ok? Solo che tu non vedi quanto ti vale l'immobile, allo stesso modo in cui apri l'app e vedi come va l'investimento. È un po' stupido come esempio, però secondo me rende l'idea, no? Se tu ipotizzi di avere sullo stipite della tua porta d'ingresso un display che continuamente ti dice quanto vale il tuo immobile, tu nel momento in cui l'immobile è pagato 500 e tu lì sopra vedi che vale 200, tu lo venderesti? No. Perché dici, cosa lo vendo a fare? Ho comprato un immobile, ci vivo oppure lo metto in affitto, aspetterò. I mercati finanziari è lo stesso, Fortunatamente si sta sdoganando sempre di più l'errata cultura dell'acquisto del mattone come investimento sicuro. Ricordiamoci sempre di non dare nulla per scontato e giudicare in modo critico ogni scelta determinante della nostra vita. Noi sull'immobile pensiamo di avere una strategia più definita, ok? E la rispettiamo. Mentre per gli investimenti finanziari, grazie alla grandissima facilità di accesso, no? Perché tu con un click vendi, compri, non è che la casa con un click l'hai venduta. Allora pensi di poter intervenire in questo modo, quindi anche cercando un po' il market timing, il dentro fuori, lascia un po' il tempo che trovano, perché la strategia è proprio stilata per ridurre la volatilità e per gestire l'investimento in base al tempo. Poi nessuno ti vieta di prendere magari un 10% del tuo patrimonio, magari di questi 100.000, io ti potrei dire non necessariamente li devi investire tutti in Money Farm, perché tu potresti anche dire io di questi 100.000 un 10%, anche veramente se lo azzero, non mi interessa nulla, mi posso prendere il rischio. Faccio una strategia diversa. Chiarissimo. Ma alla fine qual è la differenza che voi proponete nel mercato? Cioè, qual è il vantaggio di essere un consulente finanziario indipendente e perché i clienti dovrebbero scegliervi?
Il fatto di essere un consulente finanziario indipendente è una sorta di tutela, tra virgolette, di dimostrazione di trasparenza nei confronti del cliente e dell'investitore. Se te la devo spiegare per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il fatto di essere indipendenti vuol dire che noi veniamo pagati solo da te, dal cliente. C'è uno specchietto, le commissioni sono queste, tu ci paghi questo. Poi vedi il tuo portafoglio, ti ho detto appunto che abbiamo 7 linee di investimento, tutto ciò che inseriamo all'interno dei nostri portafogli, che sono ETF, noi li scegliamo senza alcun costringimento di base o senza alcun interesse. Li acquistiamo su borsa italiana, prevalentemente per quanto riguarda il mercato italiano, e andiamo a scegliere quelli che riteniamo più efficienti, più performanti, che hanno delle caratteristiche di costo migliori rispetto ad altro, delle caratteristiche di rendimento migliori rispetto ad altri. Noi non guadagniamo sulla base di quello che ti inseriamo nel portafoglio, solo il cliente ci retribuisce, per capirci, no? Quindi questa è la spiegazione principale, ecco, del concetto di indipendenza. Questo ci porta poi anche a operare e consigliare al cliente esclusivamente ciò di cui può aver bisogno, non quello che chiede in realtà, perché altrimenti non sarebbe una consulenza, ma sulla base dei suoi obiettivi, delle sue caratteristiche, eccetera, noi diamo un consiglio di investimento, facciamo una consulenza e seguiamo l'investimento per tutto il suo percorso, ecco. Come ultima domanda mi piacerebbe anche chiederti poi quali sono gli errori tipici che i vostri investitori o le persone che si affidano a voi fanno, in modo tale da prevenire un errore che un investitore potrebbe fare o un'uscita nel momento del Covid come discutevamo prima. Sì, allora, diciamo che quello che io identifico come errore tipico, ecco, non è tanto un errore che fai con Moneyfarm, ma secondo me il classico errore che qualsiasi investitore può fare, no? Cioè quello di non seguire il piano di investimento che ha stilato e non darsi una vera regola e farsi prendere dall'emotività. Il fatto anche di affidarsi ad un gestore, no? Piuttosto che fare il famoso fai da te, serve proprio a far sì che il proprio patrimonio venga gestito in maniera razionale, no? Perché quando gestisci i tuoi risparmi sei sempre portato a fare delle operazioni che nella maggior parte dei casi non vanno bene, anche se in realtà, come in tutte le cose, l'esperienza aiuta. Una cosa che abbiamo visto ben chiara l'anno scorso, no? Con la crisi che c'è stata a marzo, tantissimi clienti abbiamo avuto, fate conto, noi lavoriamo principalmente al telefono, no? Nel periodo di marzo dell'anno scorso abbiamo ricevuto quasi il doppio dei contatti soliti, no? Una situazione veramente dura, però in quel momento che dal mio punto di vista serve la consulenza e serve il consulente, perché nel momento in cui le cose vanno bene, sì, ci sentiamo, vediamo, valutiamo, siamo sempre a disposizione, però dal mio punto di vista l'investitore ha bisogno del supporto, in particolare quando ci sono periodi di difficoltà, quindi ci sembrava giusto essere sempre presenti. Però anche lì ho notato che, parlando con tanti clienti, chi magari era alle prime esperienze di investimento oppure aveva cominciato ad investire recentemente in un periodo con un trend di mercato sempre positivo, in preda al panico voleva disinvestire, mentre magari chi aveva più esperienza e magari aveva già vissuto il 2008, quindi con la crisi di Lehman Brothers, magari lì aveva fatto l'errore di disinvestire, perdendo poi quello che viene definito il famoso rimbalzo. Chi aveva già vissuto quell'esperienza, a marzo invece ci cercava costantemente e in maniera frenetica per raggiungere liquidità. Alla fine le cicatrici servono sempre. E l'esperienza serve sempre, quindi è anche troppo semplice dirti questo è l'errore principale. Sì, è un errore che però magari certe volte va fatto proprio in ottica di esperienza, no? Perché è molto importante prendere consapevolezza dell'investimento che si fa, di dove si vuole arrivare, di qual è il proprio piano e di cosa comporta tante volte non rispettare un piano che hai stilato in partenza. Questo è quello che mi sentirei di dirti. Grazie mille. Di nulla. Dopo tutta questa consulenza andiamo un po' più sul tecnico. Questo è il mio portafoglio che ancora 2 mesi fa avevo costruito con un altro consulente Moneyfarm per provare il loro servizio. Ad ora, come vedete, non sta deludendo, ma se seguite la rubrica dei miei investimenti continueremo ad ingrandirlo e tracciarlo. Tra l'altro, se foste interessati ad aprire un portafoglio con loro, qui sotto in descrizione vi lascio un link bonus tramite il quale potete avere uno sconto sulle commissioni quando aprite il vostro portafoglio Moneyfarm. Ma ora con Michele Morra, portfolio manager di Moneyfarm, andiamo a capire come compongono tecnicamente il mio, ma anche tutti gli altri portafogli che offrono ai loro clienti. E quindi la domanda è di cosa ti occupi all'interno di Moneyfarm? Io sono portfolio manager
e ci occupiamo quindi della selezione delle asset class che vanno in portafoglio, quindi di implementare le view rispetto ai mercati, ma soprattutto della portfolio construction, quindi della costruzione di portafogli che appunto permettano di raggiungere gli obiettivi dell'investitore. Il nostro focus è quello sui portafogli, quindi monitorare il rischio, gestire l'asset allocation, cercare di offrire ai nostri clienti il rendimento atteso che ha. Riesci a farmi una breve analisi di quello che è poi il mio portafoglio, in questo caso il portafoglio più rischioso nella vostra, tra quelli che proponete? Sì, poi se vuoi vediamo anche proprio come è stato costruito, ma comunque allora tu hai appunto come detto un P7, quindi il portafoglio più rischioso, che ha allocato circa l'86% in azioni, con un restante 4% in obbligazioni rischiose, quindi in questo caso obbligazioni governative dei paesi emergenti, e poi c'è un restante 10% che è allocato in obbligazioni governative, oro e cash, liquidità. Questo perché? Perché le dinamiche di diversificazione di cui parlavamo prima agiscono anche tra i diversi tipi di asset finanziari. Quindi, ad esempio, quando il mercato crolla, quando diciamo c'è molta paura sui mercati, le asset class a reddito fisso, quindi bond governativi ad esempio americani, tendono ad apprezzarsi, quindi compensando in parte i crolli e le perdite delle altre asset class. Infatti il portafoglio è esposto anche, essendo esposto globalmente, anche un 25% di dollaro. Il dollaro americano è, diciamo, statisticamente un safe haven asset. Cosa vuol dire? Che appunto quando le cose vanno male, diciamo, c'è una caccia al dollaro, il dollaro tende ad apprezzarsi e quindi compensa. Anche il dollaro permette di diversificare il rischio di breve termine. Come arriviamo a questa allocazione? Perché è proprio l'86% di equity e non di commodity. Allora, per farla breve, ci sono due momenti chiave nella costruzione dei portafogli. Il primo è focalizzato più sul lungo termine e sulla costruzione di portafogli solidi che possono quindi affrontare diversi tipi di cicli economici, diverse fasi del ciclo economico. Questo processo noi in Moneyfarm lo chiamiamo asset allocation strategica. Strategica appunto perché appunto si focalizza sulla strategia e quindi sulla redditività del portafoglio di lungo periodo. Come funziona? Allora, in sostanza, il team di asset allocation attraverso metodologie qualitative e quantitative stima i rendimenti attesi per gli asset finanziari dell'universo investibile. Quindi in base alle stime di crescita economica, alle stime di inflazione, alle stime di valutazione dei dividendi attesi per quanto riguarda l'azionario o dei tassi di interesse di lungo periodo per quanto riguarda l'obbligazionario, andiamo a generare dei rendimenti attesi di lungo periodo. Questi rendimenti attesi insieme a una stima della rischiosità di ciascuna asset class e a una stima appunto delle interconnessioni tra le diverse asset class vanno a essere inseriti in metodologie quantitative che in sostanza hanno come output dei pesi. E questi pesi, appunto, considerata la redditività dell'azionario, soprattutto nel caso di un portafoglio rischioso come il tuo, va a sovrappesare l'azionario. L'altra fase invece è l'asset allocation tattica. Quindi l'asset allocation tattica appunto si focalizza più sulle dinamiche anche di breve periodo. È il tuo portafoglio, è quello che hai. Noi ribilanciamo i portafogli più o meno ogni 3-4 mesi, non abbiamo quindi una cadenza temporale, ma questa diciamo è la prassi, e si focalizza su due cose principali, quindi sull'incremento della redditività. Se nel breve periodo pensiamo che, non lo so, le obbligazioni governative dei paesi emergenti possano sovraperformare le obbligazioni societarie, andiamo ad incrementare il peso relativo di una rispetto all'altra. E poi la gestione del rischio. Se pensiamo che il rischio di breve termine potrebbe diventare molto elevato, gestiamo appunto gli asset rischiosi in modo tale da provare a far rimanere il portafoglio all'interno dei suoi target di rischio. Questo è il grande vantaggio di Moneyfarm. In modo indipendente basano ogni operazione sull'analisi tecnica dei mercati e non sull'emotività di una singola persona. Tornando al caso concreto del tuo P7, c'è una prevalenza di azionario perché l'azionario è una asset class ciclica che permette di proteggere il capitale anche da scenari inflazionistici, quindi nel lungo periodo. Poi i nostri modelli appunto stimano un profilo di redditività migliore che tu puoi affrontare dato il tuo profilo di rischio. E infine considera anche il tuo orizzonte temporale, quindi dato che generalmente sugli investimenti rischiosi come l'azionario vediamo una diversificazione temporale. Questo cosa vuol dire? Che scenari, diciamo, negativi generalmente vengono compensati da anche scenari positivi.
più il tuo orizzonte temporale è lungo, più avrai questa compensazione che permetterà anche quindi di decrementare il rischio nel lungo termine. Chiarissimo. Ora, come ultima domanda, ti chiedo cosa consiglieresti a una persona che si sta approcciando al mondo degli investimenti? Quello che consiglio è, sicuramente informarsi, stare molto attenti a tutte queste pubblicità che possiamo vedere su YouTube di rendimenti facili e di essere lungimiranti, perché ad esempio se i rendimenti attesi sono quelli appunto stimati, vale la pena investire quando si è molto giovani per avere anche magari un piccolo cuscinetto, un piccolo patrimonio anche per studiare, per iscriversi all'università, per sposarsi nel futuro. Quindi iniziare presto, avere un programma, diciamo, non troppo condizionato dagli eventi dei mercati ed essere quindi lungimiranti e pazienti, soprattutto pazienti. Perfetto, chiarissimo. Grazie mille veramente per la disponibilità e buona giornata. A te, grazie a te e ovviamente per altre domande siamo disponibili. Grazie mille. Al rientro sono soddisfatto di aver visto che dietro al loro lavoro c'è tanta professionalità e soprattutto indipendenza ed educazione condivisa. Se doveste essere interessati ad aprire un portafoglio con loro, vi ricordo il link bonus in descrizione. Ragazzi, che dire, questo penso sia il video più lungo del mio canale. Ringrazio infinitamente Moneyfarm per la così ampia disponibilità e trasparenza. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa tipologia di contenuti, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.